Ehi Marmaglia, ben ritrovati sul canale, sono Ben, buon Natale a tutti! Oggi, 25 dicembre, spero che lo stiate passando in serenità e felicità, e anche questo lunedì non potevo raccontarvi le migliori news della settimana su VR e gaming. Ringrazio i supporter della settimana che sono Dario, Christian, Simona, Salvatore, Frank Master, e ringrazio anche tutti quelli che hanno aggiunto un graditissimo extra all'evento della settimana scorsa. Vi ringrazio, sapete benissimo che l'evento era per voi, per consentirvi di ricevere chiavi di gioco e accessori. Sono contento che vi siano piaciuti e ho apprezzato il gesto di chi, al pagamento delle sole spese per l'invio degli accessori, ha voluto spontaneamente caricare un'aggiunta. Il mio obiettivo, lo sapete, non è quello, e quindi vi ringrazio tanto. Continuate a seguire perché qualche novità arriverà anche per il canale. Proverò a fare contenuti un po' più professionali mediante l'utilizzo di un green screen. Ho l'obiettivo di prendere anche una vera fotocamera e non una webcam, quindi dovrebbe venir fuori qualcosa di più guardabile e ovviamente sempre grazie al vostro supporto. Bene, poche notizie oggi, vi rubo solo qualche minuto anche nel giorno di Natale. E ci sono rimasto molto male sapendo che la modalità cooperativa su Green Hell VR arriverà ovunque tranne che sulla versione PC. La prima versione a essere stata pubblicata, seguita poi quasi un anno dopo dall'orribile versione standalone per Quest e per PSVR 2. Ormai dobbiamo solo farcene una ragione. La modalità cooperativa arriverà sulle versioni ridotte di quello che è su PC il miglior survival game. Ora Incuvo ha portato la prima parte di un DLC di 3 parti chiamato Spirit of Amazonia, che aggiunge una nuova storia in una parte inesplorata della foresta pluviale. Io l'ho già giocato nella versione flat su PC ed è un lavoro davvero mastodontico, perché non solo ci sarà una lunga campagna principale arricchita da tutta una serie di obiettivi secondari, collezionabili e sfide. Avendo il gioco su Quest gli darò comunque uno sguardo e se ne varrà la pena vi porterò il gameplay. Pessima notizia per la VR, per Sony, per PSVR 2, insomma, con una sola mossa il team di sviluppo di Firewall Ultra è riuscito a scoperchiare un vaso di cui tra i membri della marmaglia più esperta si parlava già da tempo. Il mercato della VR è sopravvalutato da chi c'è dentro, e quando uno sviluppatore come First Contact Entertainment decide di chiudere e mollare tutto, le domande da farsi sono tante. Firewall Ultra è il seguito di Firewall Zero Hour, uno sparatutto tattico rilasciato su PSVR che ha avuto un discreto successo e una community attiva per molto tempo. Finora è stata rilasciata una modalità arcade di Firewall Ultra e gli sviluppatori stavano lavorando alla modalità appunto Ultra, che avrebbe reso il gioco più realistico, con meccaniche riadattate all'hardware di PSVR 2, il che lo avrebbe reso potenzialmente uno dei migliori shooter militari in realtà virtuale. Ma cosa è successo? Perché First Contact ha deciso di chiudere improvvisamente e abbandonare i suoi piani? Stando ad alcune dichiarazioni dello sviluppatore, la scelta è scaturita da una serie di comportamenti del mercato nei confronti della VR in generale, ma in particolare da parte di Sony, che secondo First Contact non avrebbe dato abbastanza risalto alla propria piattaforma VR. E come dargli torto? La chiusura di uno dei pochi sviluppatori VR legato a PSVR 2 sta facendo preoccupare gli utenti VR di PlayStation sul futuro della piattaforma stessa, soprattutto perché si puntava molto sull'importanza di un titolo come Firewall Ultra per risollevare le sorti di PSVR 2. Al momento Firewall Ultra risulta ancora acquistabile e non c'è nessuna notizia in merito alla chiusura dei server per il gioco online. E a proposito di duri colpi alla VR, eccone un altro. Microsoft rimuoverà il supporto per Microsoft Mixed Reality. In pratica, mentre tutti speravamo nel grande ingresso nella VR da parte di Microsoft, magari anche con un visore dedicato per Xbox, ecco che invece, al contrario di quello che tutti noi avremmo voluto, ha deciso di rimuovere la piattaforma Windows Mixed Reality. I visori VMX hanno preceduto altre tecnologie arrivate sul mercato qualche anno dopo la loro uscita, per
Per esempio, il visore Odyssey aveva regolazione dell'IPD e pannelli OLED come Oculus Quest, che sarebbe uscito 2 anni dopo, e nonostante alcuni modelli siano stati venduti a $200, Windows MR non è mai riuscita a raggiungere un vasto pubblico. Nel 2019 infatti faceva registrare il 10% di utenti su Steam, mentre adesso è al di sotto del 5%. Questo insuccesso è dovuto a diversi fattori: il tracciamento, che non è mai stato tra i migliori, i controller, che non avevano un design molto comodo. Quando capirono come fare un buon visore VR, e sto parlando di Reverb G2, era ormai troppo tardi. Meta stava già dominando il mercato con i suoi visori standalone, molto più comodi da usare, con un ottimo tracciamento e una libreria già molto ricca in quegli anni. Insomma, ormai è ufficiale, la stessa Microsoft ha annunciato la cessazione del supporto, anche se la recente uscita dell'applicazione nativa su Quest Xbox Cloud Gaming fa pensare che ci sia ancora interesse verso il settore VR, quindi non tutto è perduto. Beh, con tutte queste brutte notizie e chiusure improvvise, i meno informati penseranno che la VR quest'anno sia andata male. Ma manco per il cazzo, perché mentre Firewall Ultra non se l'è cagato nessuno, e quindi non è che poi faccia tanto notizia il fatto che lo studio che lo ha sviluppato voglia raccogliere gli ultimi pezzi prima di perdere tutto e dileguarsi. E sinceramente, quando è l'ultima volta che qualcuno di voi ha comprato un visore Windows Mixed Reality? L'ufficialità è arrivata adesso, ma era chiara da tempo l'intenzione di non voler proseguire, quindi è stata semplicemente staccata la spina a un paziente terminale che non ce la faceva più. Parliamo invece di quello che sta facendo parlare di VR perfino le redazioni generaliste che trattano il flat. E di cosa parleranno mai? Di Asgard's Wrath 2, uscito solo su visori Quest, seguito di uno dei migliori giochi in esclusiva su Rift. Per i profani della VR, se dovessi spiegare in parole povere cos'è Asgard's Wrath 2, è il God of War della VR. Giochi nei panni di un semidio che nel secondo capitolo deve aiutare il dio egizio Ra a trovare vendetta contro suo fratello. L'intero gioco è un continuo di epicità, scenari meravigliosi, templi antichi, sfarzosi e ricchi di particolari, combattimenti ben curati, divertenti ed epici, con nemici mostruosi e giganteschi. E questo è solo uno dei giochi eccellenti che sono stati rilasciati nel 2023 insieme a Vampire the Masquerade Justice, che sta per arrivare anche su PC, Assassin's Creed Nexus, che sta arrivando anche su PSVR 2. Sto cazzato! Ecco bene, lo vedi, ce l'hai sempre con PSVR 2. Ma andate a fare in culo voi PSVR 2 e ricordate che è la stessa Sony che ce l'ha con PSVR 2. E infine Arizona Sunshine 2. E questi sono solo alcuni dei giochi che hanno reso il 2023 un anno veramente speciale e ricco per la VR, insieme all'arrivo di visori come PSVR 2 e Quest 3. Se vi siete persi la notizia, Asgard's Wrath 2 ha anche ricevuto un miglioramento grafico per Quest 3 e tra qualche giorno pubblicherò anche il gameplay mostrandovi le varie migliorie. Ok, concludiamo con una notizia per chi utilizza la VR per la produttività. Microsoft Office è ora disponibile nel Meta Store. Applicazioni come Word, Excel, PowerPoint e Access sono disponibili sotto forma di app web, cioè quindi possono essere utilizzate nelle loro versioni browser, ossia su internet. Questo vuol dire anche che sono visualizzabili nella home principale di Quest, aprendo una pagina del browser, e possono essere affiancate diverse finestre e ognuna di esse può mostrare uno strumento Office, quindi per esempio una finestra con Word, l'altra con Excel, eccetera. Attenzione però, tutto questo non è gratis, ma è richiesto un abbonamento a Microsoft 365. A proposito, ecco un altro esempio di Microsoft che è ancora interessata alla VR. Bene, anche per questo lunedì è tutto, vi auguro ancora un fantastico Natale e buone feste, ci vediamo tra i commenti per gli auguri e per discutere
degli argomenti trattati in questo video. Ovviamente se non siete troppo ubriachi o se non siete impegnati a vomitare il pranzo. Grazie per la visione completa. Like, iscrivetevi e continuate a seguire. Supportate il canale col tasto super grazie. Occhio ai link in descrizione per link utili come l'acquisto di Quest 3 su Amazon, giochi Meta al 25% di sconto, link per avere 30 euro di credito sullo store Meta e altri link per l'acquisto di accessori di Kiwi Design, CyberVR, VR Cover e tanto altro. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima. Buon Natale e buone feste, Marmaglia!